questo episodio. Sasha beve la birra, poi mangia e alla fine bisogna toccare determinate parti. Ma entra in un pub, poi in un altro ancora e continua ad entrare. a questo punto andiamo dentro. Lasciamo Charlie nel campeggio e andiamo verso Dublino. Wow, sembra essere Torre di Londra e nei campeggi si trova di tutto. Per questo devi essere veramente in forma per riuscire a entrare dentro. Io con zaino non ci passo. Ci siamo vestiti decisamente troppo. Sì. Io ci ho messo la giacca qua. Gran bel zaino. Il pullman dal campeggio c'è ogni ora, però dovete stare attenti perché dovete avere esatto a montare delle monetine e i signori del campeggio sono stati stragentili e ci hanno fatto cambiare un po' di soldi. Thank you. E dove incominciare questa visita di Dublino se non davanti al Samuel Beckett Bridge? Come potete vedere, il ponte ha forma d'arpa, che è uno dei simboli d'Irlanda, ma è anche simbolo della Guinness. E questo ponte che gira di 90 gradi per far passare le navi è stato intitolato a Samuel Beckett. Ma io non sapevo che è originario da queste parti e pensate che nelle superiori ho dovuto imparare metà dell'Aspettando Godot, che per molti è stato una palla al piede. Ma io dopo ci ho cambiato idea. Oh, al centro c'è anche un negozio che vende tavoli da biliardo. Visto che prima abbiamo parlato dell'arpa della Guinness, non ci sono più di 20 gradi, ma si sente come se fossero 35 quanto è umido. Stiamo per attraversare il ponte più famoso di Dublino, Liffey Bridge, come si chiama il fiume qua sotto, oppure Mezzo Penny Bridge, perché una volta per attraversarlo bisognava pagare mezzo penny. E dall'altra parte si trova Halfpenny Bridge Inn, che era una locanda. E cosa c'entra la locanda? C'entra e come? Perché tantissime città sono nate dove c'erano attraversamenti, adesso al di là se sono fiumi o delle paludi. Prima c'era il traghettatore che faceva attraversare la gente e si costruiva una locanda, quindi faceva anche locandiere. Poi pian pianino anche l'altra gente si fermava, costruivano le officine e abitazioni che servivano i viandanti. E pian pianino si costruiva la città. Questa volta non riusciremo ad andare ad Athlone perché si trova in mezzo all'Irlanda e un po' lontanuccio, però si sa di certo che lì è stato trovato il pub più antico del mondo ed è stato costruito proprio da un traghettatore perché era una zona paludosa. E ci stiamo avvicinando al centro. Nel XVIII secolo questo pub è stato una casa chiusa. La proprietaria era Darkey Kelly, che è stata giustiziata dallo Stato perché è accusata di aver ammazzato il proprio figlio. Accanto a Darkey Kelly si trova un albergo e abbiamo letto che sotto la reception dell'albergo passa la strada più antica medievale di Dublino. Siamo arrivati alla Rainbow Mile, una zona coloratissima e inclusiva, nota come posto di incontro per la comunità LGBTQ+. Nel 1993 l'omosessualità in Irlanda è stata legalizzata. Fino ad allora era un reato ed è arrivato anche il caffè. Da allora loro hanno fatto passi da gigante, perché pensate che ora le unioni omosessuali hanno praticamente la stessa valenza come quelle eterosessuali. Dal comune hanno chiesto e ottenuto strisce pedonali arcobaleno permanenti. E c'è Gino che regola traffico. Abbandoniamo per un attimo la strada principale per addentrarci dentro quel vicoletto che si chiama Love Lane. Una volta questo era uno di quelli vicoli in quali avreste avuto paura di entrare perché era buio, sporco, puzzolente, potevano derubarvi. La città di Dublino ha deciso di riqualificarlo e adesso lo trovate così. Siamo nella zona di Temple Bar e andiamo verso il suo pub più famoso. Che non è questo qua, ma mi piacciono i colori. Ma sentite che bella musica! Qui bisogna venire per almeno 10-15 giorni per provare soltanto quelli pub che ti piacciono da fuori. E dove si trovano i lavori?
E ovviamente davanti al posto più iconico. Anche noi volevamo farci una bella foto qui davanti, ma dobbiamo in qualche modo cercare di nascondere. Amore, ma che cazzo? Non è la nostra intenzione annoiarvi con la musica, ma la musica è la parte essenziale dell'Irlanda, irlandesi, ed è uno dei motivi per il quale siamo venuti a visitarla. Ovviamente trovate anche tutto il merchandise. Io non ho resistito, fai vedere, fai vedere. Bellissimo. Wow, mio colore preferito, qualunque esso sia. E se continuiamo a spostarci da un pub all'altro non torneremo più nel campeggio, ma questo qua con i mattoni vecchi merita. Water free. E a proposito delle statue, Dublino è piena di statue, ma non tutte sono uguali. Popolare scrittore James Joyce ha le sue targhe e statue commemorative in tutta la città, però questa qua è un po' particolare, lo chiamano prick with a stick. Siccome non vogliamo essere volgari, lo tradurremo come presuntuoso con il bastone. E qui subito accanto al James Joyce abbiamo Dublin Portal, che dovrebbe collegarci con il New York, ma come quando siamo stati a Brescia, che collegava Brescia e Bergamo, non funziona. Ma il giorno dopo il portale si è messo a funzionare. In questo coffee e tea house, visto che sono molto biologici, usano solo i prodotti naturali, potrebbero usare anche questa torba compressa per riscaldamento, ma vi parleremo di questo più avanti durante il nostro viaggio. Visto che fa freddo, così riscaldano le teiere. E neanche dire che i fiori sono ovunque. Un'altra statua interessante che abbiamo trovato per strada è questa qua, che si doveva chiamare all'inizio Meeting Place, punto d'incontro. Invece i dublinesi la chiamano streghe con le borse. Non so se abbiamo già detto, ma quello che rende speciale Irlanda è la sua gente. Per quanto riguarda il senso dell'umor, sono dei veri campioni e quello che gli piace tanto è dare i nomignoli alle loro statue. Ad alcuni potrebbe sembrare una cosa volgare, ma in realtà è solo la loro dimostrazione d'affetto. A Dublino ci sono tantissimi murales, tanto è vero che ci sono intere guide dove potete trovarli. Noi abbiamo deciso di farvi vedere uno di quelli più interessanti, Bloom's Hotel, sul quale sono rappresentati i personaggi del libro Ulisse di James Joyce. E per non dire che andiamo solo per i pub, ecco una chiesa. Ma dobbiamo dirvi la verità, non siamo venuti qua per la chiesa, ma per la statua di Molly Malone. La statua rappresenta una pescivendola, però come sempre i dublinesi dicono che una pescivendola non può essere così, quindi la chiamano a tart with a cart. In italiano sarebbe sgualdrina con il carretto, povera signorina Molly. E sapete com'è? Bisogna toccare determinate parti, porta fortuna. Ma al di là di tutto, Molly è veramente bella. E a questo punto allunghiamoci verso la Grafton Street. Grafton Street è un'ampia zona pedonale piena di negozi, ma non solo, ci sono anche dei caffè storici come a Trieste, perché qua alla gente non piaceva soltanto il tè alle 5, ma anche il caffè alle 11. Ma a quest'ora ormai è tutto chiuso. Uno di quelli caffè storici si trova dietro le mie spalle, esiste dal 1927 e a quanto pare gli interni non sono stati cambiati da allora. E chissà se domani non prendiamo un caffettino alle 11. Ma ora, torniamo indietro. Tra poco siamo arrivati.
Se non lo sapevate, per bere Guinness bisogna aspettare 119 secondi. Perché gli irlandesi dicono che 2 minuti sono troppi. Descrivibile. Dopo quello che abbiamo mangiato oggi a pranzo, stasera siamo leggeri. Un po' di crocchette di manzo con qualche patatina. Buone le crocchette. Come sono le polpette? Sono buone, sono leggermente speziati, mi piacciono. Io ancora questa e basta. Io una Guinness così non l'ho mai provata e non c'entra niente con quello che ho provato fino ad ora. Ma è arrivata anche l'insalatina di formaggio. Formaggio di capra, buonissimo. Veramente buono, cremosissimo. E cosa dire per finire questa giornata? Mangiare in un pub del 1847 che si trova sotto la protezione dei beni culturali non ha eguali. E io penso che il budget che abbiamo per quest'anno, penso che lo spenderemo nei pub, perché veramente sono posti incredibili. The next day. Ma che cosa stiamo facendo su un bus aperto? È un bus turistico che, vedendoci soli a una fermata dal quale non è mai passato il pulmino che doveva portarci in città, si è fermato e ci ha chiesto se volevamo andare in città con lui. E lassù sono i spazi per i donatori di sangue. C'è un po' di impronte, non so decidermi quale servire. Decisamente queste qua. Le previsioni anche oggi davano brutto e freddo, ma noi non ci siamo cascati. Come abbiamo detto ieri, andiamo a prendere il nostro caffè delle 11. Questo caffè, che si trova sotto la protezione dei beni culturali, è uno dei posti più pettinati in Dublino. Non è il solito posto che noi frequentiamo e l'abbiamo visto anche dai prezzi. Però volevamo assaggiare il loro caffè e la loro pasticceria. Thank you. Ce lo fai vedere tu come si mangia? Sì. Allora, ho preso il pezzo di scone. Questo un po' si sbriciola. Marmellata. Potete metterci anche la panna, ma io ci vado così. È una specie di pane un po' più dolce. Non saprei cosa sarebbe in Italia, non ce l'abbiamo. Io provo prima con marmellata. Mi sa proprio che ci vuole un po' di burro se metti la marmellata. Così è decisamente meglio. In pasta, in bocca. Sinceramente non so se si mangia soltanto con panna, io lo provo. No, effettivamente ci metti un po' di marmellata di fragole e poi sopra ci metti una generosa dose di panna. Molto meglio. Invece il loro caffè è molto debole per i nostri gusti. E il macchiato? Decisamente più forte, buono. Ecco, ci siamo stati, abbiamo provato, mangiato, ma non so se ci ritornerei. No, meglio Temple Bar. Sicuramente. E siamo arrivati all'università più famosa d'Irlanda, Trinity College. Noi andremo a visitare la sua vecchia biblioteca che molti di voi hanno visto in tantissime foto, in tantissimi film. Praticamente tutte le 4 parti di Harry Potter sono state girate qua nella sua biblioteca, ma anche il film Nome della Rosa ha utilizzato biblioteca di questo college per alcune scene. Prima cosa che incontriamo è la mostra permanente dedicata a Book of Kelso, il libro di Kelso, un manoscritto Vangelo riccamente decorato e risalente al IX secolo.
Oltre ad essere considerato uno dei capolavori dell'arte medievale, per gli irlandesi è uno dei oggetti più sacri della loro terra. Il libro si trova dentro una teca protetta e non è consentito filmarlo. Abbiamo sempre pensato che la Sala dei Specchi fosse una delle più belle del mondo. E poi abbiamo visto questo. Mi domando se le immagini parlano da sole. Forse, ma il posto è talmente bello ed emozionante che non sembra vero. Siamo ancora all'ingresso, non ci siamo mossi che di pochi metri perché è troppo bello. Qua più di 200.000 libri sono stati portati via per conservazione perché sono stati aggrediti un po' dal tempo e loro cercano adesso di preservarli. Però all'inizio trovate ancora alcuni scaffali con i libri. È come andare via da qua. Questa è la più vecchia arpa d'Irlanda ed è quella che è stata usata per lo stemma irlandese. Si pensava erroneamente, e l'abbiamo pensato anche noi, che apparteneva a Brian Boru, re celtico. Invece non è così, è un po' più giovane. Ma è anche arpa che ha fatto addormentare Fufi, il cane a 3 teste di Harry Potter. Ci siamo imbattuti nella mostra multimediale, più di una. Di solito non le filmiamo perché non rendono nel video e molte volte non rendono nemmeno dal vivo, ma queste sono fatte veramente bene. Sia quella che racconta la storia dell'arrivo del libro di Kelsey, che quella su Long Room, insomma, biblioteca che abbiamo visto prima, che sembra un documentario. Arnaldo Pomodoro ha regalato questa sfera nella sfera al Trinity College, una simile l'abbiamo vista nei giardini di Vaticano. Non sappiamo bene cosa metteremo nel video di tutto quello che abbiamo ripreso, ma vi possiamo assicurare che è una esperienza unica ed è da fare assolutamente. Il prezzo del biglietto è 25 euro, però bisogna prenotare in anticipo perché si rischia di non entrare nell'orario desiderato, si rischia proprio di non entrare. Un altro figlio di Dublino, Oscar Wilde, non era noto solo per la sua genialità letteraria, ma anche per la sua personalità eccentrica e purtroppo qualche volta è finito nei guai per gli atti osceni, che non erano altro che la relazione con un altro uomo. È conosciuto anche per le sue citazioni, su Facebook ne trovate di tutti i tipi, anche alcune che lui non ha mai detto, ma la nostra preferita è: sii te stesso, tutti gli altri sono stati già presi. E poi davanti alla statua trovate 2 pilastri con le sue citazioni. La statua è stata realizzata con le pietre semipreziose per far vedere l'amore dello scrittore per gli oggetti belli. E dall'altra parte della strada trovate la casa di Oscar Wilde. Sinceramente penso che è una delle più belle statue che abbia visto, non solo la statua, ma anche il piedistallo, per non dire il sasso. Andiamo a mangiare qualcosa? A questo punto andiamo dentro. Like to go places and then just look around what's there, just losing of time. Oggi non c'era la sessione di musica, però abbiamo fatto 2 chiacchiere con la signora che di solito lo fa, ci ha detto che si trovano qua tra gli amici e suonano. Questo pub è più frequentato di sera, però qui è veramente facile attaccare bottone con qualcuno. Oggi cibo popolare, la zuppa di verdure e panino col prosciutto. Zuppettina ci vuole, così ci magari sistema le pancine dopo tutte le schifezze che abbiamo mangiato questi giorni, poi magari si spende anche un po' di meno. Per differenza di pettinatissimo caffè di stamattina dove potevate scegliere tipo tra una trentina di piatti, qua servono zuppa e panini. Ho chiesto che tipo di zuppa avete? Zuppa? E che tipo di panini avete?
con prosciutto e formaggio, quindi zuppa di verdure, prosciutto e formaggio sia. Magari non abbiamo mangiato tanto, ma abbiamo mangiato abbastanza bene, meglio che stamattina, e abbiamo speso la stessa cifra. Ed eccoci di nuovo nel campeggio. Noi oggi dovevamo fare anche Guinness Experience, però è successo un pasticcio. Abbiamo scoperto soltanto oggi che il sistema ci ha prenotato con la data di un mese fa. Però Maya dopo ha preso il telefono, li ha chiamato e loro comunque sono stati così gentili e ci hanno dato la possibilità di andare oggi. What time do you have available? Però era troppo tardi, non saremmo ritornati in camper praticamente fino alle 11 e siamo partiti stamattina alle 9. E cosa dire, ci siamo trovati più che bene, però come alcuni di voi immaginano, dopo una capitale abbiamo bisogno di un po' di natura. Un po' di natura. In realtà andiamo a fare il giro dell'intera Irlanda, o quasi. E per tutti quelli che sono arrivati fino a questo punto diamo qualche informazione in più, aspettando la moca ovviamente, dopo finisce il tempo. Dublino è una città assolutamente da visitare, però il centro, quello visitabile, è relativamente piccolo, insomma la zona di Temple Bar, da non scambiare con The Temple Bar, perché è un pub e ci sono una marea di pub, quindi se visitate solo quelle vi ci vuole un mese. E poi c'è la parte di Rainbow Mile, se ovviamente di vostro interesse, oltre a Trinity College, Guinness e magari la cattedrale di San Patrizio, ma tutto attorno. E tutto attorno abbiamo trovato un po' di degrado, e non stiamo parlando di degrado dei palazzi, piuttosto delle persone, le persone con qualche problema più serio non essendo semplici senza tetto, ecco, per dire così. Sì, problemi di droga e alcol. Droga e alcol, ecco, quindi se state un attimino lontani da quelli lì siete a posto, non è una città dove non andare, anzi. Comunque, due cose. The Temple Bar è un posto che abbiamo sempre sentito troppo turistico, però alla fine non è che vanno solo turisti, poi non è che turisti sono la gente peggiore del mondo, anche noi lo siamo, perché lì cantavano tutti, che vuol dire che comunque sono di madrelingua e conoscono pure le canzoni folk. Ma l'altra cosa, parlando con alcuni dublinesi che sono veramente gente gentilissima, ci hanno detto che dobbiamo anche visitare qualche altro pub e ci hanno dato tutta una lista dei posticini da visitare, quindi noi assolutamente dobbiamo tornare. E con questa notizia bomba vi lasciamo al prossimo video, che sarà tra una settimana probabilmente. Sì. Ciao! E lasciateci un like.